Tutti ragazzi e ragazze, oggi sono arrivata a leggere che sono il nemico numero uno, che qualcuno ipotizza che io possa essere il nemico numero uno della comunità. Ma non vi sembra un po' troppo? Non vi sembra che qualcuno sta volutamente montando la panna per prepararci un dolce amaro? Io personalmente non... dolce amaro... Io personalmente non mi sento il nemico numero uno della comunità, non potrei mai esserlo. Ho fatto solo un'intervista sfortunata, ho fatto solo un'intervista che non mi aspettavo, nella quale mi sono fatta piccola così perché ero cosciente di non essere preparata e non mi aspettavo quel tipo di domande. Ora, mettiamo i puntini sulle i, su chi siamo noi e su chi siamo sempre stati noi e su chi non possiamo smettere di essere. Molto semplicemente, io sono arrivata a Milano veramente come Arisa nel 2010 e sono stata accolta da alcune persone che ancora adesso compongono la mia vita, che sono la mia prima telefonata al mattino, che sono il mio specchio, che sono la mia coscienza. E queste persone sono di fondamentale importanza per me perché hanno colmato tutte le lacune affettive che io avevo accumulato negli anni e quindi per questo motivo, per loro, ho iniziato ad interessarmi alla comunità LGBTQ+, e non ho mai smesso. Quando io faccio qualcosa di buono per tutta la comunità, penso di farlo per i miei migliori amici, prima di tutto. Gli amici col tempo sono diventati sempre di più e io ho cominciato a frequentare le loro feste, ho cominciato a partecipare ai loro eventi e mi sono resa conto di quanto le loro richieste fossero dettate da un vero sentimento d'amore e una vera necessità di essere felici e liberi come tutti gli altri a questo mondo. Quindi io ho iniziato a diventare la madrina in certe occasioni di certe loro manifestazioni e a scrivere canzoni, a cercare canzoni che potessero rappresentare i loro ideali e attraverso di me, che sono un canale popolare, riuscire ad entrare anche nelle menti più scettiche e far capire che l'amore non ha condizioni. Questo è stato un anno molto particolare per me. Io non ho detto nulla a nessuno e non dirò nulla a nessuno. È iniziato l'anno scorso con un grande dolore di questi tempi. Un dolore che ho dovuto seppellire sotto al letto. E prima di questo dolore c'erano state già un po' di delusioni forti nella mia vita che onestamente ho tenuto sempre per me. La cosa che ho fatto come reazione è stata buttarmi nel lavoro come una matta, cioè non ho qualsiasi cosa mi capitasse, era un buon modo per non stare a casa a pensare, non stare con gli amici a parlare sempre delle stesse cose. Quindi per non essere un peso né per loro né per me. Sono arrivata alla fine di questo anno in particolare che sono un po' stanca e provata, dico la verità. Ecco perché quando sono arrivata all'intervista di Peter Gomez, che non mi aspettavo, il tenore dell'intervista io non me l'aspettavo perché insomma mi aspettavo di fare un'intervista per il singolo, che per me è già molto difficile da cantare. Io non so se vi state rendendo conto che io ho cantato sempre con una facilità immensa, invece questo brano mi porta sempre un po' di mi fa, come dire, risalire delle cose che appunto stavano bene lì sotto al divano, però effettivamente è così bello che non potevo non condividerlo con voi. E appunto quando mi sono trovata a dover rispondere a delle domande così importanti come che cosa ne pensavo della Meloni, che cosa ne pensavo dell'eutanasia e tutto il resto, io mi sono sentita piccola così e molto in difficoltà. Dandomi piccola così mi sono espressa male, nel senso che
ho detto un po' confusamente quello che io penso. E stavo male